Benvenute sul mio canale. Oggi un nuovo video. Questo è il mio bellissimo albero di gelso, meraviglioso, e oggi quindi sarà un video bio. Vi mostro come preparo la mia marmellata. Eh sì, lo sapete, vi mostro sempre per quella che sono in tutte le mie passioni. Le marmellate, una mia passione. Finalmente si raccoglie. Naturalmente è bellissima la parte in cui si scende in campagna, ci si piazza sotto l'albero e si raccolgono questi frutti deliziosi che forse in modo corretto si chiamano more di gelso e gelso nero. Vedete, le più chiare non sono ancora mature, poi diventano scurissime, infatti tingono le mani. La parte bella è rimanere lì in silenzio, ascoltare gli uccellini che cantano e vedere il sole che filtra attraverso le foglie e i doni bellissimi che ci fa madre natura. Quindi questo per me è il momento più bello, proprio andare lì sotto e godermi questo spazio, questo momento, il respiro, il rumore del vento. È bellissimo e quindi questo fa parte di tutto il processo della realizzazione della marmellata. Consiglio vivamente, se decidete di fare questa cosa, di munirvi di guanti e di fare questa operazione con i guanti, perché diciamo che c'è il rischio che le dita, le unghie diventino tutte viola, però va bene, dopo le laverò con cura, ormai sono così e così resterò, mi stufo di tornare indietro a prendere i guanti. Come vedete ci sono dei bei frutti non maturi del tutto, io li mescolo, quindi faccio tutti quanti quelli più maturi, quelli mediamente maturi, quelli proprio chiari chiari cerco di evitarli. Io mi premunisco di scodella o di ciotola e vado direttamente con le mani, stacco il picciolo e le ripongo, perché come vedete l'albero è un po' in una zona scoscesa e non vorrei rischiare di finire di sotto. E la cosa divertente è che mentre io sono lì ci sono gli uccelli che svolazzano sulla mia testa e temo sempre che mi facciano qualche regalo, però direi che abbiamo fatto un patto tacito. Loro mangiano i frutti che sono nella parte superiore e quella in basso la lasciano a me, a noi, per preparare sciroppi e marmellate. Buonissime, ovviamente, mentre raccolgo faccio anche scorpacciata e ne mangio qualcuna. Quindi una volta che avete raccolto tutti i vostri frutti, io ho fatto 2 volte la marmellata a distanza di 1 settimana perché i frutti non maturano tutti quanti insieme, quindi la prima volta ho fatto 1 chilo di marmellata, di no 1 chilo di marmellata, 1 chilo di frutti e, ho avuto insomma come risultato 2 barattolini di marmellata, la seconda volta un 600 grammi, quindi vedrete 2 video, qualche parte del primo, qualche parte della seconda volta che ho registrato e guardate che bellezza, che bontà. Va bene, io mentre raccolgo naturalmente mangio e quindi fate con calma questa raccolta, con attenzione, quelli troppo maturi io li metto da parte e niente, mi godo questo momento all'esterno. Questo è dell'orzo selvatico, poi ci sono i papaveri bellissimi, quindi io mi faccio prendere da tutto il contesto campagnolo contadino e proseguo con la mia operazione. Per 1 chilo io ci ho messo quasi un'oretta a raccogliere i frutti. Giunta a casa comincia il lavoro noioso, riempio una vaschetta d'acqua abbondante fredda e lavo per un paio di volte e poi scolo i frutti di gelso, quindi mi raccomando siate accurate in questa operazione che è molto importante. Premunitevi di una bella scolapasta e fate la vostra operazione. Già immagino la bontà di questa marmellata. Naturalmente lasciate così sgocciolare ben bene tutta l'acqua. Ed ora veramente arriva la parte più noiosa, quella che odio, ma va fatta.
quella di staccare tutti quanti i picciolini, quindi che sostengono i nostri frutti, quindi mettetevi lì con attenzione. Io lo faccio con le forbici, sempre a mani nude. Io con i guanti non mi ci trovo a fare le cose, lo so è sbagliato, ma sono fatta così, quindi lavo benissimo le mani e faccio questa operazione, vedete, poi li metto lì pian pianino e li metto direttamente nella pentola a fondo spesso in acciaio e procedo così. Ecco, questa operazione richiede circa mezz'ora. Questo è quello che resta. Quindi procedo. Ho pesato 600 grammi di frutti e metterò un 180-200 grammi di zucchero di canna. Io utilizzo lo zucchero di canna, non mi piacciono le marmellate molto dolci, mi piace sentire il sapore della frutta e poi preferisco, insomma, perché meno zucchero decisamente sono più sane. Vado con un cucchiaio di silicone e comincio a mescolare, così diciamo che i frutti cominciano a rilasciare un po' del loro succo e poi vado a prendere in giardino ovviamente un bel limone dal mio albero che ne ha tanti tanti tanti, sì lo so, c'è il filo con i panni, quindi scendo nella parte sottostante e vado a fare un bel limone. A staccare il limone con la mano sinistra perché con la destra tengo il telefonino, ma ovviamente non mi ci trovo, quindi cambio mano e via, in pochi giri e il limone è venuto. Eccolo qua, bellissimo, profumatissimo. Ed ecco l'albero di gelso maestoso. Ecco il mio limone. In realtà ho più di un albero di limone, ma questo proprio non vuole collaborare. Ok, sciacquiamo ben benino il nostro limone, asciughiamolo e poi tagliamo. Naturalmente non utilizzerò il passino perché il mio limone non ha semi e quindi metterò il succo di mezzo limone, così insieme allo zucchero farà rilasciare tutto lo sciroppino. E poi dopo, visto che i frutti di gelso non hanno la pectina, aggiungerò un piccolo pezzettino di mela. Ecco la mia mela, ne metterò uno spicchietto, diciamo una metà, non di più. Quindi è normale. Quindi la taglio, tolgo la buccia, tolgo la parte centrale con tutti gli ossicini e poi la taglio a fettine sottili, sottili, sottili in modo che si cuocia velocemente. Poi lascio lì rimesto per bene, vedrò qualche picciolo che mi è cascato e lo andrò subito subito a rimuovere e lascio lì a macerare una mezz'oretta i frutti, il limone, lo zucchero e la mela. Quindi giro ogni tanto, vedrete che piano piano si fa questo sciroppino e dopodiché mettiamo sul fuoco. Comando fiamma bassa, quindi lascio, copro, faccio macerare. Nel frattempo vi mostro le ciliegie, questa è la marmellata che faremo domani e voi vedrete il video, non lo so. Ecco qui, vedete, si sta generando lo sciroppo, adesso è arrivato il momento di andare a mettere sul fuoco. Avrei dovuto mettere i guanti perché ho le mani praticamente blu, però con calma faremo tutto. Passata una mezz'ora, 40 minuti, metto sul fuoco, vedete, fondo spesso. Adesso metto la fiamma un po' più alta, poi dopo piano piano la abbasserò e faccio cuocere piano piano. Non vi dico i tempi di cottura perché dipende un po' dai vostri frutti, da quelli che possedete, ma un'oretta dovrebbe bastare, ok? Poi dipende se vi piace più compatta, meno compatta, questo poi lo deciderete voi. Io in genere per un'oretta la marmellata è fatta. Come vedete sta veramente lì a bollire piano piano. Che profumo, ragazze! Nel frattempo preparate barattoli sterilizzati. Io frullo un pochino con il mini primer, dopodiché quando ho raggiunto la consistenza che mi piace, un'oretta ed è fatta, vado a mettere nei vasetti bollente, mi raccomando. Io subito tolgo dal fuoco e invaso, ok? Dopodiché vedrete che tappo subito e poi metto sotto sopra e copro con un canovaccio e direttamente domani mattina poi li andrò a rigirare così da fare il sottovuoto
ed ecco i miei barattolini. Quest'anno sono veramente contenta, ho realizzato 5 barattoli, qualcuno l'ho regalato di quelli piccini piccini per far assaggiare queste prelibatezze e niente ragazze, che dire, sono contentissima, mi piace fare queste cose, mangiare sano e stare bene con me stessa. Questo è uno di quei momenti. Ed ecco la ricetta che vi scriverò anche nell'info box oppure fate uno screen di questa immagine. Ciao!